Buongiorno a tutti. Oggi voglio offrire al mio pubblico, alla mia parte di pubblico che non possiede il lievito madre, una piccola ricetta abbastanza semplice comunque da seguire e collaudata proprio per il lievito di birra per il panettone. Ok, panettone fatto in casa, faremo un prefermento che andremo a rinfrescare con tutti gli ingredienti che ci serviranno poi per fare questo panettone, quindi non avremo i due impasti soliti, faremo il prefermento e chiuderemo questo prefermento con tutti gli ingredienti che ci servono per completare il panettone. Sarà una cosa un po' particolare, sicuramente non è una procedura classica del panettone, però comunque vi dà la possibilità di affrontare poi anche, vedere poi le varie fasi, la cottura, la formatura, comunque l'inserimento dei vari ingredienti anche con la planetaria, perché comunque spesso chi ha le prime armi non ha magari un'impastatrice spirale, vi farò vedere proprio come far assorbire vari ingredienti. Ho fatto anche delle un'emulsione proprio per facilitare l'assorbimento di alcuni ingredienti proprio complementari, perché comunque non è facile come l'impastatrice spirale, per cui ho voluto facilitarvi da questo punto di vista e fare questo prefermento per avere uno slancio con il lievito di birra, anche perché facendo un metodo diretto non si ha assolutamente lo stesso risultato. Ovviamente nulla può paragonare questo a un panettone con lievito madre. Naturalmente nulla può dare l'aroma e la consistenza, proprio il sapore che può dare il lievito madre, non è proprio paragonabile, però io volevo comunque formulare e offrire anche alla mia parte di pubblico che non possiede il lievito madre, volevo offrire la possibilità di fare un panettone comunque fatto in casa e comunque invogliarli, diciamo, a entrare anche nel mondo dei grandi lievitati, perché no? E poi magari successivamente avere anche il lievito madre. Per cui proviamo assieme a fare questa ricetta abbastanza semplice, vi faccio vedere tutto passo passo, mi raccomando, poi gli ingredienti per un panettone da stampo 1 chilo, ok? Che sarà sicuramente poco più, perché poi si ha sicuramente una perdita durante la lavorazione, si ha una perdita anche in cottura, quindi l'impasto totale è sempre un 10% in più, ecco, rispetto al peso dello stampo. Ecco, seguite passo passo tutto, mi raccomando, poi sotto nei commenti scrivete tutti i vostri dubbi, mi raccomando, e vi lascio anche tutti gli ingredienti sotto in descrizione, oltre che nella lista. Quindi iniziamo con gli ingredienti per il prefermento e vediamo tutta la procedura fino alla cottura e al risultato finale. Sigla! Ingredienti per il nostro prefermento: 250 g di farina V400, meglio se per panettone, 150 g di acqua, 2,5 g di lievito fresco, poi vi dirò la temperatura esatta dell'acqua. Allora andiamo a formare la nostra biga, il nostro preimpasto idratato al 60%, facciamo sciogliere il lievito di birra, 2,5 g di fresco oppure 1 di secco, acqua con una temperatura ambiente di 20 gradi, ho utilizzato un'acqua a 18-19 gradi e misceliamo. Creiamo proprio un impasto molto grezzo, ecco, non formiamo proprio la maglia glutinica in questo modo, mettiamo in un contenitore in cui comunque possa fare un minimo di strato, diciamo, e chiudiamo non ermeticamente, ecco, lasciamo pure un coperchio appoggiato senza chiuderlo del tutto, 12-14 ore in frigorifero, frigo non troppo freddo, da 6-8 gradi va benissimo. Ingredienti per l'impasto: 35 g di farina di forza, potete utilizzare benissimo quella utilizzata nel prefermento, 25 g di acqua, 1 grammo di lievito fresco di birra oppure mezzo grammo di lievito secco va benissimo, 2 g di malto di astasico indispensabile, 130 g di tuorlo d'uovo, 75 g di zucchero, 45 g di miele di acacia, 15 g di pasta d'arancia, 140 g di burro, 3 g di sale,
240 grammi di sospensioni a piacere, che potrebbero essere canditi oppure cioccolato. Ora mixiamo, facciamo l'emulsione con lo zucchero e il tuorlo, in modo da avere già lo zucchero sciolto all'interno del tuorlo. In questo modo facilitiamo molto l'impasto con la planetaria. Ecco qua il nostro prefermento, come si deve presentare dopo 14 ore. Adesso sono passate quasi 14 ore dall'inserimento in frigorifero. Mixiamo farina, malto, l'acqua comunque e il nostro lievito, la piccola parte di lievito che andiamo a utilizzare come starter, diciamo, nell'impasto. Quindi acqua, lievito, malto e farina dell'impasto, tutto assieme. Andiamo a mixare in modo da non avere residui, di incorporare bene la farina e comunque anche naturalmente il malto e il lievito. Andiamo a fare questa specie di piccolo impastino e adesso andiamo a completare con il nostro preimpasto, con il nostro prefermento. È praticamente una biga idratata al 60%, diciamo. Adesso andiamo a praticamente una velocità un po' più bassa, piano piano spezzettiamo il nostro prefermento e lo inseriamo assieme all'impastino che abbiamo creato con l'acqua, farina, malto, eccetera. Adesso lo inseriamo pian piano tutto, vi faccio vedere, ecco, abbiamo formato un'altra parte di impasto che adesso andiamo a spezzettare. Lo spezzettiamo in tanti pezzettini, in questo modo così riusciamo a far assorbire poi la nostra emulsione, naturalmente, perché comunque non si può mettere direttamente su questo impasto, bisogna comunque spezzettarlo. Adesso facciamo andare un pochettino la nostra impastatrice con velocità non comunque basse, diciamo. In questa maniera va bene. Piano piano, un attimino di pazienza naturalmente ci vuole. Io mi trovo molto bene comunque con la foglia a impastare, diciamo, con la planetaria, e consiglio comunque la foglia, anche perché comunque se adottate questo metodo versate a filo in più step il tuorlo d'uovo, fate assorbire, una volta assorbito mettete un altro goccio, fate assorbire, una volta assorbito mettete ancora un altro goccio, piano piano fino diciamo a far assorbire non solo il tuorlo ma anche lo zucchero che abbiamo all'interno del tuorlo. Abbiamo proprio la nostra emulsione che abbiamo fatto, quindi una volta assorbito tutto abbiamo già fatto assorbire all'impasto il tuorlo e anche lo zucchero. Sono due cose, diciamo, con cui bisogna fare attenzione, ma avendo comunque l'emulsione, diciamo, facilitiamo molto il lavoro in planetaria, ecco. Andiamo su una mezza velocità, diciamo, poi ognuno con la propria impastatrice, dipende sempre anche. Adesso velocizziamo un pochino, manca ancora poco, comunque abbiamo fatto assorbire, diciamo, quasi tutta l'emulsione. Magari, ecco, se velocizzate poi stoppate, diciamo, diminuite un pochettino la velocità per inserire naturalmente il tuorlo, per evitare magari di spargerlo sulle pareti, ecco. Potete rallentare la macchina, rallentate la vostra planetaria e poi la velocizzate, ok? La velocizzate proprio così. Una volta inserito l'ultima parte di emulsione, la velocizzate. Adesso la faccio veramente andare veloce, io sto facendo quest'ultimo proprio step con l'emulsione in modo di avere comunque, è importante comunque inserirla bene l'emulsione, ci facilita, però bisogna inserire molto bene anche quella, ecco, quindi un attimo di pazienza, appoggiate magari una manina sulla planetaria e aspettate comunque. Vedete che comunque abbiamo solo 20 gradi, non abbiamo scaldato affatto l'impasto, Alla fine con le velocità più alte si fa tutto in meno tempo e
Comunque l'impasto è difficile che scaldi se utilizzate delle cose fredde da frigorifero. Ecco, mi raccomando, tutto freddo di frigorifero, perché comunque dobbiamo mantenere, soprattutto con la planetaria che è un macchinario che scalda molto, l'impasto, dobbiamo mantenere delle temperature basse. Quindi tutti ingredienti freddi di frigorifero. Potete, ecco, magari soltanto il burro, tirarlo fuori una mezz'oretta prima, poi vi farò vedere leggermente più morbido rispetto alla temperatura del frigorifero, perché comunque facilitiamo l'inserimento. Ecco, vedete che comunque dopo una decina di minuti, adesso ho tagliato alcuni pezzi per forza, abbiamo formato la nostra bella maglia. Per ora dobbiamo inserire ancora il burro. Adesso abbiamo inserito il miele, il nostro miele da cacia, e andiamo a mixare di nuovo con calma. Abbiamo già la nostra bella struttura, Adesso un piccolo segreto: dobbiamo praticamente mixare il sale, praticamente impastiamo il sale nell'ultimo pezzo di burro che andremo a mettere. Nell'ultimo pezzo oppure a metà burro. Io solitamente faccio così perché molti hanno avuto problemi nei vari impasti a inserire l'acqua, ho visto, e me l'avete detto comunque anche, diciamo, con la ricetta del lievito madre, eccetera. Anche se è molto poca, a volte, diciamo, può creare un po' disastri. Allora, diciamo, preferisco inserirla inizialmente con la farina. A questo punto farò, penso, sempre così, e consigliarvi comunque il sale, visto che non è che ha bisogno di chissà quanta acqua per essere assorbito su un impasto così. Si può comunque o mettere con un pacchettino di uovo, oppure si può comunque mettere assieme all'ultimo pezzettino di burro. Lo impastate assieme e vedrete che comunque non ci saranno assolutamente problemi, si scioglierà tranquillamente in un impasto del genere. Andiamo a mettere il nostro burro piano piano a pezzettini. Aumentiamo anche la velocità se c'è bisogno, mi raccomando. Armatevi, mi raccomando, di pazienza e tenete una manina sulla vostra planetaria. Adesso guardate un po' che maglia. Abbiamo praticamente inserito tutto il burro. Adesso dobbiamo inserire soltanto l'aroma, e poi alla fine inseriremo direttamente qua in planetaria anche il cioccolato e l'arancia, che sono le mie sospensioni. Ecco, il nostro aroma è la pasta d'arancia. Naturalmente potete utilizzare anche stecca di vaniglia oppure vaniglia in pasta. Ecco, sconsiglio naturalmente la vanillina perché non è una cosa che utilizzo. Preferisco utilizzare delle cose più naturali. Adesso pian piano incorporiamo anche la pasta d'arancia. Ormai abbiamo praticamente fatto tutto e la nostra pasta d'arancia viene assorbita dal nostro impasto già fatto, praticamente già ben incordato. Ora inseriamo le sospensioni. Io preferisco sempre inserirle comunque nella planetaria oppure nell'impastatrice, le sospensioni. Ecco, non è la stessa cosa rispetto all'impastatrice a spirale, si devono fare un pochettino più di pause, si deve fare attenzione, però comunque è fattibile e diciamo che è anche un passaggio in meno non dover mettere l'impasto sul banco per mettere tutte le sospensioni e chiuderlo, diciamo. Sì, perché qualcuno fa anche una specie di laminazione inserendo sul banco proprio le sospensioni, però preferisco comunque inserirle in macchina se possibile. Poi sono solo preferenze. Ecco, io faccio delle piccole pause quando vedo che comunque si riattacca tutto l'impasto, lo vado un attimo a togliere e poi vado a
a muovere nuovamente l'impasto, che comunque è l'impasto di un solo panettone, per cui comunque non ho molto agio, riesce subito ad aggrapparsi alla foglia. E comunque ho quasi concluso, Ecco fatto, abbiamo finito il nostro bell'impasto, adesso ve lo faccio vedere, guardate. Guardate che bella maglia. Abbiamo comunque lavorato molto bene, per avere questo bel risultato. Almeno comunque abbiamo un bel impasto qua. E adesso lo dobbiamo lavorare, lo dobbiamo far lievitare. Riposo di un'ora oppure un'ora e mezza se avete magari 25-26 gradi con una piccola cella, oppure un'ora e mezza temperatura ambiente di 21 gradi va benissimo. Ecco, dovete comunque vedere queste piccole bollicine, segno che comunque la fermentazione è partita. Mettiamo sul nostro banco il nostro impasto e facciamo le pieghe di rinforzo che si fanno proprio per rinforzare la maglia glutinica in questo caso. Facciamo le pieghe in questo modo, mi raccomando. Basta un solo giro di pieghe, naturalmente, non stressiamo neanche troppo l'impasto e lo lasciamo riposare per 20 minuti, ecco. Intanto fornitevi dello stampo, uno stampo alto oppure uno stampo basso per panettone, vi lascio il link, e facciamo la pirlatura in questa maniera: 2 pieghette, una pieghetta di qua, una pieghetta di là, 2 o 3 pieghette, e poi facciamo la pirlatura che è questa. Mi raccomando, con una mano tenete fermo il vostro panetto e dall'altra ruotate solo sotto, lo mettete nel vostro stampo. Mi raccomando, attendiamo che sia a 3 centimetri, al massimo 4 centimetri. Almeno l'ultima oretta la fate completamente scoperta. Perché? Perché adesso, intanto che facciamo scaldare il nostro forno a 160 gradi statico, andiamo a fare la scarpatura del panettone. Praticamente facciamo una X, quindi ci servirà un minimo, diciamo, di pellicina sopra il nostro impasto per fare bene questo taglio. Un taglio a X, ecco, se riuscite a fare proprio la scarpatura in questa maniera. Prendete poi la pellicina con una mano e con l'altra, naturalmente se avete la lametta, col coltello è praticamente impossibile. Dovete avere una lametta come questa, una lametta come le lamette proprio che si utilizzano, le lamette diciamo da barba, le potete utilizzare per il pane, per fare il taglio dei panettoni, eccetera. Vi lascio comunque il link, ecco, se volete acquistarla la trovate comodamente su Amazon. Fate la scarpatura, solleviamo la pelle e poi sotto andiamo a metterci dei pezzettini tagliati molto sottili di burro, ok? Così andrà comunque a sciogliersi sotto la pelle del nostro panettone. Durante la cottura comunque darà un aroma veramente migliore. Allora, abbiamo preriscaldato il forno a 160 gradi, inforniamo nella parte medio-bassa del forno, sulla teglia oppure sulla griglia, va benissimo. Dopo circa 45 minuti inseriamo una sonda per misurare la temperatura al cuore, che deve essere 94 gradi. Appena 94 gradi prendete il panettone, infilzatelo con uno spillone se lo avete, vi lascio il link anche di quello, oppure con degli spiedini in acciaio, vanno benissimo anche quelli. Lo lasciate per 9 ore a testa in giù. Dopo 9 ore, è vero che magari lo mettete nella busta, però io voglio mostrarvi subito l'interno e mi sembra comunque che abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se non abbiamo proprio il lievito madre, non si può chiamare proprio panettone, però diciamo che la morbidezza c'è. E ora assaggerò anche il gusto. Per quanto riguarda la conservazione, sicuramente non possono durare come panettoni con lievito madre, vi consiglio di consumarli proprio entro qualche giorno, ecco. Li potete lasciare naturalmente a testa in giù 9 ore tutta la notte, poi li confezionate. Comunque
con i sacchetti, poi vi lascio il link anche dei sacchetti appositi da 1 chilo per panettone, e li chiudete bene con un nastro ben tirato, con una cordicella. Dentro comunque potete spruzzare l'alcol, quello che si utilizza per i liquori, ok? Con uno spruzzino. Ecco la mia opinione personale riguardo a questo grande lievitato che abbiamo fatto assieme. Questa è una, diciamo, non è un vero panettone sicuramente, ma questo si intuisce non dall'aspetto comunque, perché comunque abbiamo creato una bella struttura, il panettone in sé è anche buono, però ecco, non ha il sapore del panettone con il lievito madre, che proprio non ha paragoni, non ha proprio paragoni. Non possiamo fare un confronto, perché comunque è una cosa veramente molto diversa. Per cui vi consiglio di cercare di reperire il lievito madre e entrare, perché no, in questa bellissima fase dei grandi lievitati, in questo bellissimo mondo del lievito madre, del mantenimento. Ovviamente ci vuole tempo, quindi pensateci bene. Se volete il lievito madre, volete qualcosa di più per quanto riguarda i sapori e anche per quanto riguarda la struttura, perché comunque diciamo che certe strutture si riescono a avere soltanto con il lievito madre, diciamo la verità. Sicuramente il sapore fa molto la differenza. Pensateci bene, perché comunque il lievito madre è un bel impegno, bisogna comunque poi mantenerlo ogni giorno, però comunque se riuscite a avere qualcuno che vi dà il lievito madre, o comunque riuscite a reperirlo in qualche maniera, comunque nel periodo natalizio potete un attimo provare anche ad utilizzarlo e a fare vari prodotti. Io vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e vi auguro una buona giornata.